Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Calcio levofolinato Teva Generics, polvere Teva Italia SRL, sede legale ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è calcio levofolinato Teva Generics, polvere? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere calcio levofolinato Teva Generics, polvere durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è calcio levofolinato Teva Generics, polvere? Calcio levofolinato Teva Generics, polvere è un farmaco a base del principio attivo calcio levofolinato pentaidrato, appartenente alla categoria degli antidoti e nello specifico sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Calcio levofolinato Teva Generics, polvere può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni calcio levofolinato Teva Generics 25 mg, polvere per Soluz. Iniet. 1 flacone. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Teva BV concessionario. Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo calcio levofolinato pentaidrato, gruppo terapeutico. Antidoti, forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni: Levotonal trova indicazione in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione o insufficiente apporto dietetico di folati. Levotonal trova utilità come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina, acido 4, aminopteroil glutammico, ed amitotressato, acido 4, amino N10, metilpteroil glutammico. Levotonal è indicato, inoltre, come terapia di salvataggio, rescue, dopo trattamento con metotressato e come potenziante gli effetti del 5-fluorouracile durante protocolli di chemioterapia antivlastica. Posologia: Levotonal può essere somministrato per via intramuscolare, per infusione o per via endovenosa. Nell'ambito della chemioterapia antivlastica con alti dosaggi di metotressato, i protocolli terapeutici prevedono l'impiego dell'acido levofolinico per via parenterale nella prima fase, corrispondente ad un antidotismo per competizione. I dosaggi utilizzati variano secondo lo schema adottato da 10 a 200 mg/m²/die. Nella seconda fase, in cui entra in gioco prevalentemente la componente biochimico-metabolica, può essere utilizzata la via parenterale o la via orale ogni 3-6 ore, 10-12 mg/m²/die. Al momento tuttavia non risultano definiti con certezza schemi posologici generali. Poiché il calcio levofolinato è un antagonista del metotressato, la loro somministrazione concomitante può essere attuata solo quando, nei singoli casi, si è proceduto alla definizione di uno specifico protocollo terapeutico. A tale scopo è raccomandabile consultare la più recente letteratura in materia. In alcuni tipi di protocolli terapeutici, il calcio levofolinato può essere utilizzato in virtù della sua attività potenziante gli effetti del 5-fluorouracile. In tali condizioni i dosaggi risultano variabili da 15 a 25 mg/m²/die folinato a basse dosi, fino a dosaggi da 200 a 550 mg/m²/die in infusione continua, folinato ad alte dosi. Secondo alcuni protocolli terapeutici l'infusione di folinato va iniziata 24 ore prima e terminata 12 ore dopo la fine del trattamento con 5-fluorouracile. Tuttavia, anche in questo caso, la somministrazione concomitante di calcio levofolinato a 5-fluorouracile può essere attuata solo quando, nei singoli casi, si è proceduto alla definizione di uno specifico protocollo terapeutico. A tale scopo è raccomandabile consultare la più recente letteratura in materia. Nella terapia delle anemie da carenza di folati per particolari patologie si consiglia la via intramuscolare. Il trattamento si inizierà con una somministrazione di 5 mg di Levotonal, continuando poi giornalmente con detta dose per 10-15 giorni.
In caso di risposta favorevole la dose potrà scendere quindi a 2,5 mg di levotonal al giorno, continuando fino a normalizzazione del quadro ematologico e alla scomparsa dei segni clinici. Controindicazioni: ipersensibilità nota al calcio levofolinato o ad una qualsiasi degli eccipienti, anemia perniciosa ed altre malattie dovute alla carenza di vitamina B12. Per l'utilizzo del calcio levofolinato con il metotrexato durante la gravidanza e l'allattamento, vedere il paragrafo 4-6 gravidanza e allattamento e il riassunto delle caratteristiche del prodotto dei medicinali contenenti metotrexato A5, fluorouracile. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: levotonal deve essere somministrato solo per iniezione intramuscolare e endovenosa e non deve essere somministrato per via intratecale. Quando l'acido folinico è stato somministrato per via intratecale è stato segnalato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione quando il calcio levofolinato è somministrato insieme ad antagonisti dell'acido folinico, ad esempio cotrimoxazolo, pirimetamina. L'efficacia dell'antagonista dell'acido folinico può essere ridotta o del tutto neutralizzata. Il calcio levofolinato può diminuire, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere calcio levofolinato. Teva Generics, polvere insieme ad altri farmaci come Actikerall, capecitabina Accord, capecitabina Medac, compressa rivestita, capecitabina Milan, capecitabina Zentiva, fluorouracile ACL, fluorouracile ICMA, fluorouracile Teva, Tolerac, Xeloda, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere calcio levofolinato. Teva Generics, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere calcio levofolinato Teva Generics, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non esistono studi adeguati e ben controllati condotti nelle donne durante la gravidanza o l'allattamento. Non sono stati condotti studi formali sulla tossicità riproduttiva negli animali con il calcio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ci sono evidenze che calcio levofolinato abbia un effetto sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Tutte le indicazioni. Disturbi del sistema immunitario molto raro, 0,01%. Reazioni allergiche, incluse reazioni anafilattoidi/anafilattiche e orticaria. Disturbi psichiatrici raro, 0,01%. Insonnia, agitazione e depressione dopo dosi elevate. Patologie gastrointestinali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono state riferite sequele in pazienti che hanno assunto significativamente più calcio levofolinato rispetto al dosaggio raccomandato. Tuttavia, quantità eccessive di calcio levofolinato possono annullare gli effetti chemioterapici degli antagonisti dell'acido folico. In caso si dovesse verificare un sovradosaggio della combinazione di 5, fluorouracile e calcio levofolinato, devono essere seguite le istruzioni per il sovradosaggio per il 5, fluorouracile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici. Codice ATC V03AF04. L'acido levofolinico svolge un ruolo importante nella sintesi purinica e pirimidinica ed è indispensabile per la sintesi del DNA, specie, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione IM di 7,5 mg il tempo di emivita come N5, formil tetraidrofolico è di 45 minuti. Dati preclinici di sicurezza per OS: la DL50 è superiore a 7000 mg/kg nel topo. Elenco degli eccipienti mannitolo, sodio idrossido e/o acido cloridrico. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.